parlo di un sentimento che per me è uno dei sentimenti più difficili ma più grandi che un essere umano possa provare, soprattutto per se stesso, ed è il perdono. Il perdono è uno dei sentimenti, come vi dicevo, più difficili da provare. Questo perché? Perché nella nostra vita abbiamo tutti provato una delusione, una sofferenza, un torto da parte delle persone, soprattutto le persone a cui teniamo o tenevamo di più. Eh, o una persona con cui, l'uomo o la donna con cui stavamo insieme, il nostro compagno o compagna, moglie, marito. Può essere anche una delusione tra genitori e figli, una delusione tra amicizie. Quindi quando un amico o un'amica ci fa un torto, ci tradiscono. Questi sentimenti di solito dove sfociano? Sfociano nella rabbia, la delusione porta alla rabbia. La rabbia e quindi dici, ma stiamo scherzando? No, quella persona lì non la perdonerò mai. Allora, il più grande sentimento, la più grande prova del perdono che una persona può fare, e ho visto questo è semplicemente sono alcuni video che ho visto in internet e penso che siano la prova della grandiosità dell'animo di queste persone, è quando per esempio, scusatemi, quando per esempio ci sono delle persone che possono portare veramente tipo gli omicidi. Quando uno, io non so come reagirei, sono sincera, perché un conto è la delusione, un conto un torto subito, un conto è quando per esempio una persona commette un reato grave. Però ho visto la grandiosità di alcune persone, la grandiosità del loro animo, che hanno perdonato l'omicidio del loro figlio, l'omicida del loro figlio, la persona che ha violentato la propria figlia. Questo perché? Perché e in cosa consiste secondo me la grandiosità di queste persone? Questo perché hanno detto il problema è tuo, sei tu come essere umano che devi fare i conti con Dio e con il tuo Dio interiore, quindi con te stesso, con la tua anima. Non devi io non devo rendere conto niente a nessuno. Certo, mi hai portato via una delle persone più care al mondo, ma io ti perdono perché sei tu che hai portato la più grande delusione ai tuoi genitori, alle persone, ai tuoi figli. Questa è una grandiosità d'animo allucinante, secondo me. Cioè, per me è la più grande manifestazione d'amore che una persona possa fare, il perdono. Io nel mio piccolo posso dirvi, ho perdonato tutte quelle persone che nel passato mi hanno fatto torto, uomini, quindi i miei ex, oppure anche delle amicizie che mi hanno deluso nel profondo. Questo perché? Perché fondamentalmente, perché nel momento in cui perdoniamo, perdoniamo noi stessi. Siamo noi che dobbiamo perdonare noi stessi. Perché probabilmente ai loro occhi anch'io ho sbagliato. Non ho potuto confrontarmi. Ecco, l'unico rammarico è il fatto che non ho potuto confrontarmi. Perché e mi dispiace questo, perché nella vita, piuttosto che rancori, piuttosto che vendette, piuttosto che ripicche, è meglio confrontarsi. Dopo ognuno prende la propria strada, ma bisogna dialogare, bisogna confrontarsi. Perché probabilmente ai loro occhi anch'io ho sbagliato, non lo saprò mai perché non hanno mai voluto affrontarmi. E io l'ho chiesto il confronto. Perché io sono sempre stata una persona che comunque si confronta, comunque chiede il confronto. Sono pronta anche a chiedere scusa. Però nel mio piccolo li ho perdonati perché fondamentalmente perché stavo male io. Quindi perdonando me stessa sono potuta andare avanti. E mi dispiace per loro perché comunque probabilmente coveranno rabbia nei miei confronti, che da lì arrivano anche le maldicenze, tutte quelle altre cose che cioè è normale, non è normale, però diciamo che siamo bravi a cadere in queste cose qua. E quindi, ragazzi,
Adesso tutti abbiamo delle persone, degli amici, degli ex, andate avanti, perdonate. Non dico di dimenticare, perché dimenticare no, perché dimenticare vuol dire anche non imparare la lezione. Invece noi dobbiamo imparare la lezione, ma dobbiamo perdonare. Quindi quello che voglio chiedervi, fate un piccolo sforzo. C'è un bellissimo film che si chiama Un sogno per domani. Un sogno per domani di questo ragazzino che dice: come vorresti cambiare il mondo? Vorrei che ogni persona passasse il favore 3 volte, ovvero facesse del bene ogni persona a 3 persone e queste 3 persone ad altre 3 persone. Quindi passate il favore, cominciate a perdonare. Perdonare gli altri vuol dire perdonare voi stessi e vedrete che la vostra vita prenderà un altro aspetto, un altro volo, spiccherà il volo, prenderà avrà tutta un'altra essenza la vostra vita e il vostro animo, il vostro cuore volerà veramente. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta al prossimo argomento. Ciao!